Il progetto europeo GOLD, Getting Older with a Disability, finanziato dal programma Erasmus+, mira a soddisfare i bisogni delle persone anziane con disabilità, sviluppando strumenti innovativi per i professionisti e gli assistenti, formali e informali, nei settori interessati. In questo quadro, la seconda attività è dedicata alla raccolta di esperienze e testimonianze attraverso interviste qualitative a diversi gruppi target. Questa attività consentirà di comprendere meglio come l'invecchiamento influenzi la vita delle persone e le sfide che i caregiver formali e informali devono affrontare, identificando al contempo i bisogni formativi e le innovazioni necessarie per soddisfare le esigenze in continua evoluzione. Gli obiettivi specifici delle interviste sono comprendere come l'invecchiamento colpisca le persone, i loro assistenti formali e informali e la necessità di nuove competenze, di nuove politiche e misure. Raccogliere i resoconti delle esperienze di coloro che sono coinvolti, persone, professionisti, persone che si prendono cura di loro, individuare le esigenze di formazione e innovazione nei settori della disabilità e della gerontologia per soddisfare le necessità legate all'invecchiamento, creare risorse per i professionisti e gli assistenti, formali e informali, compresi i volontari, per aiutarli a soddisfare le esigenze della persona anziana. Allora, buongiorno Andrea. Buongiorno. Ti chiedo prima di iniziare questa intervista se hai voglia di presentarti brevemente. Sì, allora mi chiamo Andrea Tognin, ho 52 anni e ho qualche problemino tecnico, che ho una malattia degenerativa che è la sclerosi multipla e sono in una fase un po' più acuta della malattia, quindi vedo i miei peggioramenti ogni anno. La fortuna è che vanno lenti e quindi mi adeguo. Mi sono trasferito ora qui a Monselice con la mamma che è anziana e con l'Alzheimer a un buon livello acuto. Quindi sarei il caregiver della mamma, però insomma più o meno. Mi sento un po' in imbarazzo a farti queste domande perché siamo coetanei da quello che capisco, quindi non ci sentiamo affatto in una fase dell'età in cui vediamo forse più i nostri genitori invecchiare, anche se iniziano a farsi strada anche nelle nostre teste i pensieri relativi all'invecchiamento. Quali cambiamenti, per esempio, tu noti via via che passano gli anni nella tua quotidianità rispetto appunto alla tematica dell'invecchiamento? Sicuramente con mobilità e altri problemi legati alla malattia comincio a escludere alcune realtà, nel senso, ma anche amici sparsi per il mondo, comincio a capire che non li rivedo più. Si comincia a ragionare, ma anche con amici che non hanno problemi, dai 50 anni in poi si comincia a trovarsi della birra e cominciare a parlare di problemi sanitari per i 5 minuti e non basta. E pensi che in questo momento della tua vita ci sia un impatto dell'età che avanza sulla tua indipendenza o sul tuo benessere? Sì, perché principalmente non sapendo chi sono io tra un anno con la malattia mi preoccupa un po', perché insomma il legame dei miei caregiver sono gli amici principalmente e tutti con famiglia, cose varie, e quindi uno si sente un po' isolato e l'unico pensiero è magari a strutture un po' più complesse di cura, però uno cerca di allontanarli il più possibile queste realtà qui. E se tu dovessi dire quali sono le tue principali esigenze oggi paragonandole a quelle di 10 anni fa? Quindi facciamo un po' un flashback, Andrea 42enne, Andrea 52enne, quali sono le esigenze prioritarie in generale rispetto alla tua persona, secondo me? Le esigenze prioritarie sono comunque di riuscire a vedere un futuro anche a un mese, quindi non è un futuro lontanissimo, una situazione dove comunque uno ha la sua isola e riesce a gestirla coi propri limiti fin dove riesce.
l'isola può essere la casa, l'isola può essere gli amici, l'isola può essere i viaggi e prima probabilmente le prospettive erano un po' più a lungo termine, ora uno ci si accontenta di dire boh, vediamo fra un mese cosa succede. Ci sono servizi o aiuti che ti piacerebbe che fossero più presenti nei nostri territori, nei nostri contesti e di cui senti la mancanza? Ma un pochino sì, perché ho trovato comunque un grande conforto con i gruppi di autoaiuti legati alla sclerosi multipla, sia da Firenze dove abitavo e qui ho visto che un po' mi mancano, dove ci si scambia comunque informazioni, competenze, poi ognuno ha le proprie diversità, ma aiuta parecchio i gruppi di autoaiuto in qualsiasi livello, in qualsiasi organizzazione. E l'altra parte è quella degli accompagnamenti, che effettivamente c'è poco perché comincio a far fatica a usare i mezzi di trasporto, perché solo un allontanamento fino a Padova di 20 km, anche con i mezzi pubblici, in qualsiasi posto dove andare arrivo già stanco. E quindi quello mi limita un po', perché dopo c'è anche l'attività di dove vai, che sia una birra, che sia una pizza, robe varie, ma arrivarci già stanco è un po' complicato. Poi non è detto che tutti i mezzi pubblici in questo momento siano accessibili. No. No. Per tutti. Come percepisce il supporto offerto dai professionisti o da chi le sta vicino? Dal punto di vista della malattia sono seguito a Verona, dove comunque sono molto attenti e disponibili, cose che magari non avevo in altre realtà di altri ospedali. Quindi già avere qualcuno che ti risponde se chiami qualcuno è una cosa fondamentale. Nel caso mio di urgente non c'ho nulla. Però l'ansia aiuta a dire boh, vediamo dove si va a finire, e quindi comunque già avere solo un servizio, già un medico che ti risponde è un valore molto grande per me, perché ho visto comunque l'ansia, anche altri colleghi che hanno lo stesso problema, è bella forte. Che cosa potrebbe essere migliorato nell'assistenza alle persone che hanno magari patologie simili alla tua e che invecchiano? Sicuramente le informazioni e le possibilità di accedere ad alcuni servizi, perché effettivamente le informazioni ci sono dappertutto, è che a trovarle ci vuole parecchio tempo, averle tutte quante. L'accesso alle informazioni. Sì. Mentre rispetto alle aspirazioni alla qualità di vita, qui ci si chiede quali sono le sue priorità, i suoi desideri per garantire e migliorare la sua qualità di vita. Domandona. Ci proviamo. Me la puoi ripetere? Sì. Quali sono le priorità e i desideri per garantire e migliorare la qualità di vita? Ma sulla qualità della vita sicuramente hai già detto le relazioni, cioè la possibilità di mantenere le relazioni, di avere un contesto abitativo, mi sembra che faciliti insomma il tuo permanere a casa. La possibilità anche di muovermi e dialogare, appunto, come dicevo prima, anche comunque con altre persone, con altre disabilità o anche no, perché comunque i 50 anni sono una fase dove le altre fasi della vita uno le vive perché c'è dentro e un po' le prevede. Figli, famiglia, lavoro, la vecchiaia non siamo pronti, ci si arriva, non ci si pensa, però arriva, pian pianino arriva. Ci sono attività o progetti che vorresti poter continuare, perché magari hai già fatto in passato, stai facendo, che ti piacerebbe iniziare adesso? C'ho un po' di fame di girare ancora.
prima lo facevo un po' di più, ora devo calcolare molto di più i tempi, le possibilità e la mia mobilità, perché se per esempio voglio andare a fare un salto a Berlino, bella, ma se non ho carrozzine, se non ho deambulatori, faccio gran poco e comunque gli spazi di distanza dove posso arrivare, di stanchezza, ora sono molto più forti e quindi devo un po' limitare le idee. Spostamenti anche con i tempi di recupero. Sì. Sono sufficienti i tempi di recupero. Suggerimenti per il futuro. Se potessi cambiare una cosa sul sostegno alle persone anziane con disabilità, come in generale, quale sarebbe? Ma sicuramente il non pensare all'anzianità solo come servizi istituzionali, che può essere il classico che abbiamo solo in Italia, sono le case di riposo, ma altre realtà intermediarie dove comunque può essere un co-housing con altri più o meno della stessa età, più o meno con gli stessi problemi, magari in contesti abitativi, tutto un piano, robe varie, quello ci sono delle realtà in Italia, ma sono molto rare, molto costose, molto più delle case di riposo. Però sono realtà che uno può accedere anche privatamente, chiedendo l'aiuto sulla parte sanitaria e comunque di cura, di controllo. Sarebbe bello che ci fossero dei servizi o dei progetti intermedi, diciamo. Sì, perché credo anche per uno Stato, per un'ASL, credo che costi molto meno realtà intermediarie ed arrivare magari nella fase istituzionale più tardi possibile. Va bene, io ti ringrazio, abbiamo finito e ti ringrazio tanto di aver accolto la nostra proposta di rispondere a questa intervista. Bene, Grazie. grazie a voi.